frutto del duro lavoro di Caesar Games, un minuscolo team svedese, e pubblicato sotto l'ala protettiva di Tomorrow Corporation, The Captain è un'avventura spaziale in pixel art giunta in sordina sugli scaffali digitali di Steam, GOG ed Epic Store. Nell'anno 2255 l'umanità ha finalmente conquistato lo spazio, grazie ad una tecnologia che ha permesso finalmente di superare la velocità della luce, raggiungendo così le stelle più lontane e stabilendo perfino dei contatti con altre civiltà con le quali stabilire fruttuosi commerci. Dopo oltre 1000 anni di benessere, però, un'organizzazione nota come l'Unione decide che l'espansione della razza umana può essere pericolosa e dichiara quindi guerra alla Terra, inviando verso il pianeta una colossale arma di distruzione di massa in grado di far esplodere il Sole. Per contrastare tale arma viene sviluppata in segreto una nuova tecnologia, i cui componenti, per sicurezza, vengono sviluppati nel remoto settore Epsilon, per venire poi inviati verso la Terra al momento opportuno. Ad occuparsi del trasporto dei 3 fondamentali componenti viene incaricato il capitano Thomas Wellmouth, ma qualcosa va terribilmente storto e, risvegliatosi solo e senza idea di cosa sia successo, il capitano inizia una corsa contro il tempo per ritrovare le 3 preziose cellule energetiche smarrite e salvare l'umanità, in un viaggio che lo costringerà a prendere decisioni morali difficili e che potrebbero avere pesanti ripercussioni non solo sulla Terra, ma anche sull'intera galassia. Malgrado le premesse possano sembrare molto serie, la storia di The Captain non si prende mai troppo sul serio e il tono della storia non potrà non ricordare ai giocatori più attempati la saga di Space Quest della Sierra, sdrammatizzando anche i momenti più seri o violenti ed accompagnando il giocatore senza mai annoiarlo, ma anzi, mantenendone viva l'attenzione nonostante una propensione della storia a una certa verbosità, che a tratti può risultare eccessiva. Il gameplay di The Captain è piuttosto stratificato. I controlli sono quelli tipici di un punta e clicca e gli oggetti da raccogliere sono pochi ma comunque non mancano. I puzzle avranno invece solitamente più soluzioni e in base alla nostra bravura otterremo ricompense diverse, come materiali con i quali poter poi potenziare la nostra nave spaziale, nuovi membri dell'equipaggio, utili informazioni o addirittura niente. Totalmente facoltativi sono le battaglie spaziali, la parte forse meno riuscita del gioco. Importante è infine il fattore tempo, dato che spostarsi da un punto all'altro della galassia richiede vari giorni ed il tempo a nostra disposizione è limitato. È bene comunque avere in chiaro che difficilmente sarà possibile raggiungere un finale soddisfacente al primo tentativo e dovremo per forza di cose imparare dai nostri errori. A tal proposito, il gioco sembra talvolta giocare sporco, mettendoci di fronte a situazioni o enigmi senza alcune informazioni fondamentali, come se il suo intento fosse appunto quello di farci provare più volte, e il fatto che il gioco supporti solo il salvataggio automatico rende il tutto un po' frustrante, talvolta. I nostri vagabondaggi spaziali comunque avranno una durata piuttosto lunga, almeno 15 ore, che possono poi raddoppiare se si vuole vedere tutto quello che il gioco ha da offrire, dato che, come ho già detto, durante la partita dovremo prendere varie decisioni morali. Per fortuna ogni capitolo può essere poi rigiocato singolarmente, semplificando così la vita a chi vuole vedere veramente tutto. La pixel art del gioco è di alta qualità, con tanti dettagli e animazioni a rendere vivi gli ambienti, sebbene non tutti abbiano ovviamente ricevuto lo stesso trattamento, privilegiandone alcuni a discapito di altri, ben tratteggiati nei loro pochi pixel i personaggi. Il gioco non ha doppiaggio, lasciando quindi alla colonna sonora l'intero compito di tenere compagnia al giocatore, compito che per fortuna viene svolto in modo egregio, grazie ai tanti brani d'atmosfera che accompagneranno i nostri viaggi. Anche se per correttezza è doveroso specificare che la colonna sonora non è originale, fa uso bensì di vari brani reperibili in rete, tra cui molti brani di Kevin MacLeod, che molti sicuramente conosceranno per la sua encomiabile opera di mettere gratuitamente a disposizione di tutti i brani che compone. L'accompagnamento musicale sa comunque quando farsi da parte
e lasciare il posto agli effetti sonori, anche questi molto bene realizzati. Purtroppo il gioco non è tradotto in italiano. The Captain è un'esperienza longeva e sorprendente, che riesce a far passare in secondo piano i pochi difetti, stimolando e incuriosendo il giocatore, facendolo così provare e riprovare più volte gli stessi scenari a caccia della soluzione perfetta.